Selezioniamo la nostra palette e come vedete ora abbiamo l'anteprima della nostra palette da poter visualizzare prima della nostra scelta. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'impostazione della modifica del restyling dell'area privata. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a creare un'anteprima della nostra palette, quindi al click sulle nostre palette daremo la possibilità di visualizzare tramite un pop-up, insomma, l'anteprima grafica della palette selezionata. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e creiamo un nuovo file che sarà quello che verrà caricato all'interno del pop-up e lo salviamo all'interno della cartella privata come anteprima palette.php. Bene, all'interno di questo file dobbiamo riprodurre l'area privata e quindi apriremo il file privata.php e all'interno di questo file quindi andremo a riprodurre l'anteprima della nostra area privata in base alla palette selezionata. Quindi da privata.php ricopiamo tutto il suo contenuto e lo incolliamo ovviamente all'interno del nostro file e andiamo innanzitutto a modificarcelo eliminando i dati superflui. Quindi tutta la parte relativa agli script la possiamo cancellare. Poi l'id di pagina non ci servirà. Dall'inclusione file lasciamo soltanto la connessione. E quindi dobbiamo uscire di una cartella e entrare in include connessione underscore db, perché al momento questo file quindi il file anteprima si trova all'interno della cartella privata, quindi dobbiamo uscire di una cartella, entrare nella cartella include e poi ritroverà il suo file connessione. Bene, poi per quanto riguarda la query principale andiamo a ricavare il restyling. Quindi faremo una cell restyling e dovremo selezionare il nome del file dalla tabella restyling personale e gli dovremo passare l'id della palette che abbiamo selezionato. Quindi qua where id palette sarà uguale a id palette. Ora l'identificativo ovviamente ancora non lo abbiamo, ma poi vediamo come al click passarlo ovviamente alla nostra pagina. Quindi questa diciamo sarà la nostra query principale. Poi apriamo l'HTML, includiamo il file originale che si trova ovviamente in privata css style.css. Poi andiamo a includere privata css palette colori e qua ci va raw restyling al campo nome file, quindi il risultato della query che abbiamo definito poco fa. Perfetto. E poi qua gli diciamo if raw palette if raw restyling è uguale a MySQL fetch array di res restyling. Ci stampiamo l'anteprima della nostra pagina. Ora andiamo innanzitutto a modificarci il row span da 3 a 2 ed eliminiamo la sezione centrale con l'account personale, così eliminiamo già alcuni dati che non ci servono. Poi dobbiamo invece di includerlo inserire il contenuto del file titolo e ci va semplicemente il tag p id titolo e ci stampiamo anteprima layout palette. Bene,
Poi come descrizione non ne mettiamo. Poi come contenuto principale, qua andiamo a inserire table class form, quindi la tabella che utilizziamo per i nostri form, with 100%, e gli diciamo cell padding 0 e cell spacing 0, align center, quindi aperta e chiusa, e al suo interno in un primo tr ci inseriamo un td dove ci metteremo il div id info, in modo da avere l'anteprima insomma del nostro box informazioni, e ci scriviamo al suo interno box informazioni di test relativo al record selezionato. Poi inseriamo un altro td, lo mettiamo direttamente a fianco veramente, dove invece ci inseriamo il tag p, id max length text area, e ci inseriamo box max length text area. Perfetto. Poi dobbiamo andare a generare le righe per la nostra tabella, e quindi all'interno di questo td che va a caricare il contenuto secondario definiamo una tabella, quindi table class tabella with 100%, align center e cell padding 0 e cell spacing 0, quindi aperta e chiusa nuovamente, e stampiamo un primo tr id titolo, quindi aperto e chiuso, e un td callspan 3 dove ci scriviamo intestazione tabella. Bene, poi apriamo il tr che contiene insomma l'intestazione, ossia i nomi dei campi della nostra tabella, quindi id intestazione, aperta e chiusa, e ci mettiamo un td aperto chiuso e ci scriviamo nome colonna 1 e altri due td nome colonna 2 e nome colonna 3. Insomma, andiamo a ricostruire una tabella in modo da avere poi l'anteprima. Bene, poi inseriamo invece le righe con i campi, quindi tr class, definiamo la prima che sarà class default colore bianco, e ci mettiamo campo colonna 1, campo colonna 2 e campo colonna 3. Perfetto, e ne aggiungiamo altri due in modo da avere una riga colorata e una no, quindi la prima e l'ultima le lasciamo default e quella centrale li scriviamo colorate, quindi li associamo alla classe col colore dalla nostra palette. Bene, poi come ultimo rigo all'interno della nostra tabella ci inseriamo il tr id pie pagina
definiamo un TD callspan 3, aperto e chiuso, e al suo interno inseriamo il div id num pagine, aperto e chiuso, e qua ci scriviamo pagine tabella, e poi definiamo il div id pie pagina, con la dicitura o della production. Poi dobbiamo caricare il menu principale, e quindi apriremo un ul id menu principale, aperto e chiuso, definiamo un li normale, e qua ci scriviamo normal 1, poi definiamo un nuovo link che invece lo andiamo ad attivare, quindi diciamo id attivo, e ci scriviamo attivo 1, e poi altri due normali, e lo stesso facciamo con il menu secondario. Quindi qua ci andrà menu secondario, normal 2, attivo 2, e poi nuovamente normal 2, normal 2. Perfetto. Ora aggiungiamo anche il footer, id footer, aperto e chiuso, e ci scriviamo end copy o della production, qua avevamo messo la chiocciola prima, vabbè, non ha importanza, ci va l'end copy qua, ok, e poi abbiamo anche finito, quindi tutta questa parte qua la possiamo eliminare, e a fine tabella, cioè a fine pagina, qua richiudiamo il PHP. Perfetto, dovremo esserci, quindi salviamo, e nella nostra pagina restyling area privata andiamo a definire, come abbiamo fatto per la sezione notifiche, le due funzioni per mostrare e nascondere il pop-up. Quindi, visto che ci siamo, apriamo la pagina, o meglio il file account personale, ci ricopiamo le funzioni show pop-up e hide pop-up e le inseriamo qua, e andiamo a modificarci innanzitutto il nome della funzione, che deve essere differente, perché altrimenti va in conflitto con la funzione che viene richiamata invece dalla sezione centrale del nostro CMS. Poi questa sarà style pop, perfetto. Come dimensioni le diamo 350 x 350, poi se non ci piace andiamo a modificare le dimensioni, e la variabile la chiamiamo pop-up palette, quindi qua andrà a chiuderci pop-up palette, e dobbiamo ovviamente definire la variabile che non l'abbiamo ricopiata. Bene, e al click, quindi non all'on mouse over, quindi ricerchiamo il TD con la nostra palette, gli diciamo on click show pop up, aperto e chiuso,
Bene. E alla nostra funzione però dobbiamo passare anche l'id della palette che stiamo stampando, in modo che venga poi recuperata dal file anteprima palette e possa generare la query di riferimento. Quindi qua ci andrà row palette al campo id palette, quindi la palette che stiamo stampando col ciclo while, gliela passiamo alla funzione show pop-up, scusate. Quindi la nostra funzione riceverà id palette in ingresso e la funzione Windows Open dovrà caricare il file privata anteprima php e passargli tramite il get palette uguale alla variabile che riceve in ingresso alla funzione, quindi id palette. Salviamo e nel file anteprima dobbiamo ovviamente andare a recuperarci l'identificativo, quindi gli diremo che id palette sarà uguale a get palette. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su una palette. Qua ci sta dicendo che il file non è presente, certo, perché il file si chiama anteprima palette, non anteprima e basta. Premiamo F5, riselezioniamo la palette, la pagina qua sta rimanendo bianca, quindi deve esserci qualche errore. Quindi anteprima palette, perché l'if row in realtà lo deve mettere prima. Perché altrimenti questa variabile non è dichiarata. Quindi generiamo direttamente la pagina qua. E poi la query non è su restyling personale, giustamente, ma su palette colori. È per quello che non ci dà dei dati. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo la palette. Perfetto, ha caricato correttamente l'anteprima. Ora andiamo, perché il box ha determinate dimensioni, vediamo di inserire sotto il box informazioni un tr td, ci mettiamo uno spazio, quindi end nbsp F5. Sì, qua non ci sta visualizzando il box del max length, vediamo un attimino, perché non è id ma è class. E visto che ci siamo, al pop up invece di dargli 350 x 350 gli diamo magari un 500 x 350, quindi lo allarghiamo un attimino. Quindi F5, perfetto. Ora aggiungiamo un altro spazio qua e poi andiamo a aumentare un attimino anche il menu. Quindi qua aggiungiamo un altro spazio e poi allora, il TD principale gli diamo 80% e al 20 invece i menu. Vediamo un attimino. Sì, forse anche il 25 si può fare, quindi 25 e 75. Selezioniamo la nostra palette e come vedete ora abbiamo l'anteprima della nostra palette da poter visualizzare prima della nostra scelta. Ora andiamo a cancellare il pop-up qualora sia attivo, perché al momento, come vedete, al click sulla funzione ovviamente lui ci va ad aggiungere un nuovo pop-up. E a differenza della precedente video guida,
dove abbiamo definito i pop-up, lo mouse over, all'interno della funzione show pop-up gli diciamo if not pop-up palette, creaci il pop-up, altrimenti prima di tutto andiamo a cancellare il pop-up esistente, quindi richiamiamo la funzione hide pop, quindi andiamo a cancellare il pop-up esistente e poi lo ricreiamo. Bene, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo una palette e ovviamente viene generato il pop-up, riselezioniamo su un'altra palette, viene eliminato il pop-up precedentemente creato e ne viene creato uno nuovo con ovviamente la palette selezionata. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a modificare ulteriormente la nostra sezione centrale, permettendo all'utente di poter selezionare l'immagine e modificarla tramite questa sezione.